Negli ultimi 18 mesi vi ho parlato tanto di lei, dalle prime voci di corridoio, alle foto spia che vi ho mostrato su automoto.it, al primo contatto a Parigi. Oggi però le cose cambiano perché grazie alla concessionaria Scalcauto, guardate un po', proviamo la Renault 5. Un numero, il colore giallo, un'icona che ritorna nel presente. La nuova Renault 5 è sicuramente un mix perfetto tra passato e presente. Guardate quanti dettagli abbiamo su questa R5. Dalla firma luminosa, fendinebbia ispirati alla turbo, ai passaruota pronunciati, insomma un design pop che si fa veramente piacere al giorno d'oggi. Ma rispetto all'icona degli anni 80, è sicuramente più grande. 3,92 m di lunghezza con un passo di 2,54 m, altezza 1,5 m e larghezza 1,77 m. Le proporzioni della vettura sono completate da cerchi da 18 pollici, disponibili su tutte le versioni, accompagnati da pneumatici da 195/55, con un posteriore caratterizzato da fanali tridimensionali che prendono una chiara ispirazione all'icona degli anni 80 e, visto che ci siamo, il bagagliaio è di 326 litri con uno scalino che è abbastanza pronunciato, comunque una delle migliori della categoria. Ovviamente il giallo pop è uno dei colori più belli e dovete sapere che proviene direttamente dal catalogo degli anni 80 e oltre a lui c'è anche il verde pop. Se all'esterno c'è un'ispirazione retro, dentro invece si lascia spazio alla tecnologia. Abbiamo un display da 10 pollici proprio qua davanti, un altro che è leggermente inclinato verso di noi, un volante che è quasi tagliato sia nella parte superiore che inferiore e ovviamente anche la ricarica wireless per lo smartphone, ma soprattutto i tasti per clima e anche tutte le funzioni automatiche. Abbiamo qua nella top di gamma anche il logo con Renault 5 con materiali molto premium e sicuramente molto morbidi, con questa anche lucidatura che abbiamo già imparato a conoscere nel primo contatto, e guardate anche i sedili. Ispirazione sicuramente dal passato, con queste cuciture gialle, con questo tessuto che sembra quasi un jeans, ma soprattutto molto avvolgenti, e vi dirò anche di più, molto comodi. La seduta è molto bassa, vedete anche quanto è alta dal terreno. Ovviamente io sono 1,70 m e sopra la mia testa c'è tanto spazio. Tra l'altro in questo allestimento top di gamma c'è anche per il sedile passeggero l'alzata del sedile. Ve li ho già fatti vedere a Parigi, ma voglio farvi vedere nuovamente in questo allestimento qua il pannello porta. Nella parte superiore abbiamo sempre questa plastica rigida, zigrinata, molto piacevole al tatto. In mezzo abbiamo sempre questo tessuto, lo stesso dei sedili, e successivamente sempre un po' morbido al centro con anche il tasto per il finestrino e infine un porta oggetti. Al posteriore, oltre alla linea rossa continua colore un po' bronzo rame, abbiamo sempre la maniglia qua incastonata nel montante per ovviamente i sedili posteriori. Su 3,92 m di lunghezza ovviamente c'è un po' di spazio un po' limitato, e dov'è? Qua sotto nella parte inferiore, perché i piedi vanno a incastrarsi proprio con il sedile anteriore. Tutto sommato comunque il pianale è completamente piatto e per quanto riguarda lo spazio io sono sempre 1,70 m e ho circa 10 cm possiamo dire. Concludendo la parte posteriore, tutto il pannello porta in plastica rigida, comunque con questa rifinitura zigrinata che ricorda sicuramente il logo Renault. Appena ci mettiamo alla guida di questa Renault 5, sentite forse il sibilo dell'elettrico e ovviamente state anche vedendo un po' di curve, insomma, e devo ammettere che mi sono parecchio divertito a guidarla perché è una vettura estremamente interessante. Ma facciamo un passo indietro, perché
Lei, come vi ho detto, insomma, è la versione da 52 kWh di batteria, 150 cavalli, poco più di 230 Nm di coppia, insomma le caratteristiche sembrano veramente molto buone, però ricordate che questa vettura è stata proprio progettata da Renault proprio da quasi zero. Ovviamente c'è il suo know-how che ha raccolto dalla Renault Zoe, e pensate anche che dai 12 moduli di batteria che aveva la Zoe, qua ci sono 4 grandi moduli, è fatto sì più che altro di risparmiare soprattutto peso, perché con questa, diciamo, caratteristica, architettura tra virgolette, la batteria pesa anche 20 kg in meno rispetto alla Renault Zoe con la stessa capacità, quindi per farvi rendere un attimo conto. Detto questo, l'AMP R Small, che ne abbiamo parlato veramente tanto di questa piattaforma, è stata proprio sviluppata solo per l'elettrico. Al posteriore abbiamo un multilink, quindi potete già capire in questo segmento, tra l'altro, cosa può portare un'architettura, una sospensione del genere. Quindi per quanto riguarda la guida, lei sta veramente giù, nel senso che sta incollata a terra, ed è veramente un gran bel piacere quando si affronta qualche tornante. Lo 0-100 viene ricoperto in 8 secondi e qualcuno potrebbe dire, beh, in un'auto elettrica mi aspetto un'accelerazione decisamente superiore. In realtà secondo me ci sta, nonostante l'accelerazione comunque è di 8 secondi, che rispetto ad altre auto è veramente notevole. Su questa vettura con queste caratteristiche non è tanto l'accelerazione il fatto suo, nel senso non è il suo fulcro, ma è proprio la guida, perché soltanto guidandola, oltre alla città o fare qualche gita fuori porta eccetera eccetera, vi potete veramente divertire. Ora ovviamente c'è comunque lo spunto dell'elettrico che è immediato, quindi sotto quel punto di vista è veramente notevole. Forse l'unica cosa dolente è un po' la frenata rigenerativa, perché ci sono due modalità, D e B, perché nonostante si metta in B l'auto non frena fino a 0 km/h, però si deve utilizzare il freno meccanico, freno che ci si deve un attimo abituare perché è un po' diverso rispetto ad altre vetture, perché è un pochino più duro, però secondo me è stato fatto apposta, perché siccome, come vi dicevo prima, la vettura è fatta apposta per essere guidata, nel senso ci si può divertire dal punto di vista della guida, quindi non è soltanto lo 0-100, il freno secondo me, visto che è un pochino durino, diciamo, è stato fatto apposta così perché sembra un po', diciamo, un'auto quasi sportiva. Ora non prendetela proprio come auto sportiva, però è sicuramente qualcosa di veramente molto interessante e anche molto diverso rispetto al solito, quindi vi dovete un attimo anche abituare. Detto questo, insomma, la dinamica di guida è estremamente interessante su questa Renault 5 ed è tutto frutto, se vogliamo dire, anche a un po' d'Italia, perché Luca De Meo va detto che quando ha presentato il concept, e se ricordate l'anno scorso aveva scritto appunto una lettera che non appena era arrivato a Renault e aveva visto il concept di Renault 5, ha detto questa deve essere fatta. Insomma, c'è comunque un bel po' d'Italia dietro al progetto Renault 5 e anche Renault 4, quindi questo qua è una cosa sicuramente che fa piacere a tutti noi. Però ora, oltre all'autonomia che per quanto riguarda WLTP è dichiarato a 400 km, io ora vi leggo esattamente in questo momento, siamo a 14,9 kWh ogni 100 km, circa 15 kWh ogni 100 km, e considerate che l'ho utilizzata soprattutto in un ambiente
più extraurbano, quindi considerato una velocità media di 70 all'ora, 90 all'ora, con dei tratti soprattutto in tangenziale per farvi rendere conto, quindi molti tratti a 90 all'ora, scorrimento veloce a 70. Città veramente poca, quasi nulla, se non scorrimenti a 50 km/h, ma soprattutto, come avete visto, insomma, io le auto le provo sempre in un contesto, diciamo, quasi montagnolo, perché qua in provincia di Padova abbiamo ovviamente i Colli Euganei e ovviamente sono delle strade che sono perfette per capire come va esattamente un'auto, quindi contate anche le salite e poi ovviamente le discese. Grazie alla frenata rigenerativa ovviamente recupera, e tra l'altro prima in discesa abbiamo recuperato circa l'1%, e tra l'altro qua davanti mi mostra sia l'autonomia, quella più ideale se vado col piede leggero, se invece vado col piede pesante mi mostra anche una percentuale di batteria, di autonomia, scusate, in chilometri, quanti chilometri posso effettivamente fare. Detto questo, lei ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, invece in corrente continua fino a 100 kW, quindi 15-80% in poco meno di 30 minuti, e ovviamente c'è una grande dotazione tecnologica in questa vettura. Ok, che abbiamo qua la top di gamma, non sappiamo ancora come sarà la vettura più economica e dopo ne parliamo verso la fine del video, però sta di fatto che cruise control, il lane assist, c'è un pacchetto veramente molto completo. Quindi sotto questo punto di vista io ho potuto appunto testare la tecnologia di Renault in quei tratti appunto di 90-70 all'ora, e devo dire che è veramente molto notevole, si comporta molto bene, anche in tratti quasi urbani si comporta molto bene. E visto che siamo al 10% di batteria, andiamo a vedere, visto che anche se non è che ci sia bisogno perché dobbiamo restituire la vettura, quanto riesce ad erogare questa Renault 5, perché lei riesce a ricaricare fino a un massimo di 100 kW di potenza. Ora proviamo. Carichino e tac, inizializzazione. Ora stiamo andando 50 kW subito. Ora vediamo dentro cosa mi segnala la vettura. Ancora siamo a 72, vediamo se riusciamo ad arrivare a fantomatici 100 kW. E come non detto, pochi minuti, sono passati letteralmente 7 minuti, una cosa del genere, siamo a 98 kW di potenza, perché ovviamente la batteria era fredda, ora si è scaldata e siamo già, guardate un po', al 28%, quindi veramente molto notevole. E ora andiamo a casa e concludiamo il video, o meglio, voi guardate la fine del video. E infine, concludendo un po' questa prova, che è stata un po' breve, devo ammetterlo, ho cercato di compattare tutte le cose, quindi se ho lasciato un po' di cose stare, in caso chiediamo a Scalcauto di lasciarcela qualche giorno, e fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e ovviamente se volete avere un preventivo, vi lascio qua sotto tutti i link del caso. Ma concludendo, questa Renault 5 a me è piaciuta sinceramente. Lo sapete già, ne ero forse già innamorato prima, però ovviamente ci sono alcune cose che potrebbero far storcere un po' il naso a qualcuno di voi, perché comunque qua c'è una leva abbastanza invadente, però è caratteristico anche di Renault, questa leva che serve appunto per la marcia, poi ci si fa un po' l'abitudine. Comunque io ad esempio mi sono abituato abbastanza in fretta, poi ovviamente ognuno di noi è un caso a parte, ecco. Comunque concludendo, ottima, veramente ottima la guidabilità di questa vettura, mai me lo sarei aspettato, devo essere sincero, soprattutto per un segmento del genere. Un'altra cosa che vi volevo dire è il tasto, anzi multisense, che serve appunto per cambiare le modalità di guida da eco, sport, comfort, personale. Insomma, fate conto che tra l'altro per quanto riguarda i consumi, tutti questi consumi che ho appunto addocchiato io
sono stati fatti in modalità comfort, quindi utilizzo sempre la modalità più equilibrata, media tra virgolette. Ovviamente mi sono anche divertito fra le curve, quindi considerate anche questo. Un'altra cosa, un'altra caratteristica veramente notevole è che nonostante il motore elettrico è all'anteriore, lei ha un raggio di sterzata molto interessante, perché si parla di 10,3 metri, quindi anche sotto quel punto di vista veramente molto agile, soprattutto in un contesto, mi immagino, urbano. Detto questo, insomma, ora andiamo alle conclusioni per capire quali sono le versioni e anche i prezzi. E siamo giunti alla conclusione del piccolo test drive della Renault 5. Finalmente l'abbiamo provata, e che dire, beh, un'auto sicuramente pop, nostalgica e piena di tecnologia. La nuova Renault 5 è sicuramente una delle elettriche più belle sul mercato, sicuramente non c'è nessun dubbio. Ovviamente i gusti sono soggettivi, però a mio gusto è sicuramente una delle vetture più belle. Per quanto riguarda il test drive, io vi consiglio vivamente di andare a trovare i ragazzi di Scalcauto, una concessionaria che mi ha dato appunto in prova questa Renault 5 per oggi, e spero che vi sia piaciuto il video. Se non vi siete iscritti, ovviamente iscrivetevi, che non vi costa assolutamente nulla, ma insomma fatemi soprattutto sapere cosa ne pensate di questa Renault 5. Per quanto riguarda i prezzi, in realtà c'è una piccola parentesi, perché noi abbiamo appunto approvato con la Renault 5 appunto con la batteria da 52 kWh e 150 cavalli. Però sapete bene, o forse non lo sapete, insomma, che tra poco arrivano anche delle versioni più economiche, perché per quanto riguarda insomma la batteria un pochino più piccola, quindi quella con 40 kWh e anche una potenza notevole, proporzionata appunto alla batteria da 120 cavalli, beh, si parte da 27.900 euro. Poi c'è questa che è la top di gamma, in pratica, che si parte da circa 32.900 euro, e però molti di voi, se mi seguono da diverso tempo, sapranno che c'è un'altra versione in arrivo che è estremamente interessante. Sto parlando sempre della Renault 5, sempre con batteria da 40 kWh, ma con motore elettrico da 95 cavalli, che partirà da poco meno di 25.000 euro. Mancano pochi mesi, arriverà, insomma, entro il 2025 arriverà quella più economica, però insomma intanto abbiamo provato la top di gamma e, come vi ho detto, insomma, si guida veramente molto bene, ben piantata a terra, ci si può anche molto divertire, nonostante insomma la potenza è giustamente proporzionata, secondo me. Insomma, vi invito a iscrivervi, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Grazie alla concessionaria Scalcauto per avermi dato la Renault 5, insomma, e niente, buona continuazione su YouTube, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.